Ciao a tutti. Ho deciso di realizzare questa guida sul setup delle Gibson Les Paul e dei relativi cloni non perché in rete manchino risorse, ma perché in quelle che mi è capitato di vedere troppo spesso è stato lasciato spazio all'improvvisazione. Cronica è per esempio la mancanza di uno strumento di misura tecnicamente valido. Ho visto e letto di usare una carta di credito per misurare la distanza tra le corde ed i tasti, oppure di affidarsi al proprio orecchio per registrare l'altezza delle corde dai pick-up, o peggio ancora ad affidarsi ad improbabili quote che nessuno sa da dove provengano. Benissimo, io vi assicuro che le misure riportate nel video in descrizione sono Gibson Officials, tant'è vero che ho dovuto provvedere alla conversione da pollice a millimetri e che gli strumenti di misura proposti sono quelli che qualsiasi tecnico che abbia a cuore la precisione userebbe. Detto questo, mettiamoci al lavoro e dopo esserci liberati dalle corde procediamo ad un'accurata pulizia di tutte quelle parti che normalmente non sono accessibili proprio per la presenza delle corde. In descrizione vi ho indicato alcuni prodotti che torneranno senz'altro utili per eseguire una pulizia accurata. La fase successiva consiste nel serraggio delle meccaniche alla paletta. Nel mio caso userò una chiave a bussola da 10 mm, ma potrebbe essere diversa in base alla marca della chitarra. La raccomandazione che vi faccio durante l'esecuzione di questa fase è quella di non eccedere con il serraggio, perché il legno, lo sappiamo, è tenero e la rondella posta sotto il dado di serraggio potrebbe affondare nel legno stesso e questo non deve assolutamente accadere. A serraggio delle meccaniche ultimato, ricordiamoci anche di stringere la vitina che tiene la farfalla collegata alla meccanica. Passiamo adesso alla regolazione della curvatura dei pioli dei pick-up. Questa è una regolazione importantissima, influirà tantissimo sul suono della chitarra e consiste nel recuperare il raggio di curvatura della tastiera della nostra chitarra tramite delle apposite dime vendute in set in grado di replicare esattamente tutti i raggi di curvatura in uso presso i costruttori di chitarra e riportare questo raggio di curvatura sui poli dei nostri pick-up esattamente alla stessa maniera. Non è un'operazione difficile, si inizia settando a 0 i due poli posti alle estremità, ovvero il Mi basso e il Mi cantino. Per settare a 0 si intende portare la vite del polo esattamente alla stessa altezza del pick-up, nel mio caso della mascherina del pick-up, nel caso dei pick-up scoperti sulla struttura del pick-up stesso. La mia Eco quarantenne, il radius è pari a 10 pollici, al contrario di Gibson che usa radius 12, ma questo non ha influenza ai fini della regolazione. Ciò che dobbiamo fare è avvitare o svitare le viti dei poli dei nostri pick-up affinché combacino perfettamente con il raggio di curvatura della nostra tastiera e non potremmo fare diversamente che non usare le nostre dime. Vi metto in descrizione il link per l'acquisto di un set di dime particolarmente efficace che è quello che uso io. Continueremo adesso ad alzare o ad abbassare le viti dei poli dei nostri pick-up finché non replicheremo esattamente sui poli il raggio di curvatura della nostra tastiera. Questo settaggio ci permetterà di tirar fuori dalla chitarra dei suoni che normalmente restano nascosti e sono esattamente i medi. Questo perché? Perché molto spesso la chitarra viene fornita con i poli flat, ovvero tutti alla stessa altezza e questo non va assolutamente bene. Regolata la curvatura dei poli dei nostri pick-up, possiamo finalmente passare al montaggio delle corde, che per quanto banale possa sembrare come operazione, banale non lo è affatto.
Iniziamo subito col dire che io preferisco far passare le corde sopra la stop bar tailpiece. Questa tecnica si chiama wraparound e la usano musicisti del calibro di Bonamassa. Ma tornando nel mio piccolo, la preferisco perché ho avuto l'impressione che sustain e risonanza del body migliorino di molto. Oltretutto sono convinto del fatto che maggiore la superficie delle corde che tocca la struttura della chitarra, migliore sarà la risposta di toniche e armoniche. Perlomeno questa è l'impressione che ho avuto io. Provatelo almeno una volta e chissà che questo sistema non trovi un altro fan. L'operazione consiste nel far passare le corde, anziché dal passaggio posteriore come si usa di solito, dal passaggio anteriore e avvolgerlo sopra la tailpiece e poi far proseguire la corda normalmente verso il piolo della meccanica. E già che siamo arrivati al piolo, parliamo di annudatura. Personalmente odio l'accumulo di spire sui pioli delle chiavette. Ho sempre strozzato immediatamente la corda sulla prima semianza, tornando subito indietro dal foro di uscita del piolo, con il risultato di avere 3/4 di spira a volta, soltanto 3/4, anche sul micantino. Non si è mai allentato nulla, né tantomeno ho mai perso l'accordatura a causa di questa scelta. Cercare di spiegare a parole come fare è piuttosto difficile e vi rimando all'osservazione del video, che sarà sicuramente più chiaro di quanto possa fare io a parole. Veniamo adesso al tipo di corde da utilizzare. Il mio consiglio è di provare almeno una volta le D'Addario XL 110 BT. BT sta per Balance and Tension, che vengono proposte nella scalatura 1046. Sono corde che non temono rivali per nessuna delle caratteristiche di durata, tenuta dell'accordatura, piacevolezza al tatto, scorrimento ed intonatura. Sono più adatte, secondo me, proposte nella scalatura 1046 a chi usa molto il bending. Nella scalatura 1052, fatte salve le medesime doti delle precedenti, le ritengo invece più adatte allo strumming per via dei bassi più profondi. E in descrizione vi metterò il link per l'acquisto. Il costo è perfettamente in linea con la concorrenza, se non un filo più basso. E adesso parleremo di lubrificazione. Una cosa che spesso dimentichiamo è la lubrificazione del capotasto con un composto di grafite non oil. Come conseguenza ci ritroveremo ad accordare la nostra chitarra con quello spiacevolissimo dover andare avanti e indietro con la chiavetta, perché la corda, non scorrendo liberamente, tende ad incepparsi, liberandosi quando ormai abbiamo esagerato con la tensione, o viceversa. Pur non essendo uso, quello che vi propongo è un prodotto con le medesime componenti di quello destinato alle chitarre, ma che costa una frazione. È arrivato adesso il momento di occuparci della regolazione della curvatura del manico mediante truss rod. Il truss rod è una particolare asta di metallo filettata all'estremità che scorre all'interno del manico della chitarra e serve, oltre che da rinforzo, anche a regolare la curvatura del manico nel caso che agenti esterni abbiano compromesso quella minima curvatura al centro necessaria ad evitare che le corde, nel punto di maggior dinamicità, interferiscano con i tasti. Tralasciando misurazioni empiriche fatte con improbabili carte di credito, telefoniche e biglietti dell'autobus, ciò di cui avremo bisogno sarà uno spessimetro. Con pochi euro avremo lo strumento definitivo per tutte le nostre misure. In descrizione il link per l'acquisto di questo strumento. Adesso, per poter lavorare più agevolmente, separeremo le lamelle l'una dalle altre ed identificheremo quelle che ci occorrono per effettuare la regolazione. Gibson raccomanda tra i 10 e i 12 centesimi di pollice, ovvero 25 centesimi di millimetro e 30 centesimi di millimetro, che andranno misurati sulla sola sesta corda, sul Mi basso. Per fare questo procediamo ponendo un capotasto al primo tasto e premiamo con un dito la corda Mi basso sull'ultimo tasto disponibile del manico. Con l'aiuto dello spessimetro andremo a misurare lo spazio che si è creato.
Se le lamelle dello spessimetro passano senza interferire con la corda, tutto bene. Diversamente occorrerà agire sulle vite o sul dado di regolazione del truss rod posti sotto la placchetta di protezione avvitata sulla paletta. Volendo aumentare la curvatura del manico e quindi la distanza tra la corda e l'ottavo tasto, regoleremo il registro del truss rod in senso orario osservandolo dal lato della paletta, esattamente il contrario volendola diminuire. Ricordiamoci di prestare molta attenzione a questa regolazione perché è quella che influirà moltissimo sulla velocità di esecuzione dei nostri brani sulla chitarra. Completate le regolazioni della curvatura del manico mediante truss rod, ovvero quando è che la distanza fra la parte inferiore della corda Mi basso e la parte superiore tasto ci soddisferà, possiamo rimettere in sede la placchetta che protegge la testa del truss rod riavvitandola sulla paletta. E adesso siamo pronti per controllo dell'altezza del capotasto. Anche questo è un controllo importante. Si tratta in sostanza di controllare che al primo tasto da Mi basso a corda Mi cantino rispettino delle misure. In questo caso si tratterà di 0,8 mm al Mi basso, 0,4 al Mi cantino. Un leggero scostamento limitato a più o meno 0,2 di millimetro non disturberà affatto il setup. Differenze più marcate implicheranno la lavorazione aggiungendo o sottraendo materiale alla base del capotasto. Eccoci finalmente arrivati alla regolazione dell'altezza del ponte, che altro non farà che variare la nostra action. Questa è la regolazione che più influisce sul nostro modo di suonare. Da lei dipendono comfort e velocità di esecuzione. Se avete un ponte con la regolazione dell'altezza tramite vite con testa a taglio, bene. Diverso il discorso se per alzare il ponte dovrete agire sulla ghiera posta tra il body ed il ponte stesso. Perché? Dovendo usare una pinza a pappagallo, essa rimarrà pericolosamente vicino alla vernice col rischio di graffiarla. Massima attenzione quindi a non farci scappare di mano la presa. Gibson da sempre indica come settaggio standard 5/64 di pollice che approssimati all'intero più vicino diventano 2 mm per il Mi basso, mentre 3/64 di pollice anch'essi approssimati diventano 1,2 mm previsti per il Mi cantino. La misura deve essere effettuata per entrambe le corde all'altezza del 12° tasto, più precisamente tra la superficie superiore del tasto, del 12° tasto, e quella inferiore della corda. A questo punto collocheremo lo spessimetro tra la corda ed il tasto e verificheremo attentamente la distanza. Se la corda si solleva quando inseriremo lo spessimetro, significa che il ponte andrà sollevato. Se c'è lasco, abbasseremo il ponte fino al raggiungimento dello sfioramento tra tasto, spessimetro e corda. Tutto qui. Questo lavoro andrà fatto per il Mi cantino adeguando le lamelle dello spessimetro. Queste misure non sono scritte sulla pietra, ma costituiscono il punto di partenza per ottenere l'action del tuo cuore. A me personalmente sono sempre andate bene così. Ci avviamo, ormai a gran passi, ad ultimare il setup della nostra Les Paul. C'è ancora da regolare la distanza delle corde dai pickups. Questo affinamento ci permetterà di ottenere non solo un volume uniforme tra il pickup al ponte ed il pickup al manico, ma anche il corretto equilibrio tra il sustain, che verrebbe penalizzato da un'eccessiva vicinanza delle corde al campo magnetico dei pickups, e la brillantezza dei suoni che viceversa verrebbero a perdere di smalto con le corde troppo distanti dai poli. Entrambe le misurazioni andranno effettuate tenendo premuta la corda interessata dalla regolazione sull'ultimo tasto disponibile sulla tastiera, cioè il 22°. Per il
pick-up al ponte, Gibson raccomanda 2,64 di pollice, che approssimati diventano 1,2 mm, da misurarsi sia sul mi basso che sul milcantino all'altezza dei relativi poli magnetici. Per ciò che riguarda il pick-up al manico, la misura da ottenere per la prima e la sesta corda sarà di 1,6 mm, 4,64 di pollice per intenderci. Siamo veramente giunti al termine di questa maratona. L'ultimo aggiustamento da eseguire è l'intonatura delle corde sui tasti. Anche in questo caso si tratta di una regolazione importante, perché l'ultima cosa che vorremmo è che il suono prodotto allo scorrere sui tasti sia crescente o calante rispetto alla nota che ci aspettiamo di ottenere. Ci occorreranno un buon accordatore ed un po' di pazienza. Procederemo collocando un capotasto al 12° tasto e si suona una corda alla volta, controllando che la nota prevista suoni perfettamente accordata. Se dovesse risultare calante o crescente, agiremo sulle viti di registro delle sellette poste sul ponte, seguendo il principio che a nota calante la selletta dovrà avvicinarsi al capotasto, a nota crescente allontanarsi. Adesso siamo veramente giunti al termine, non mi resta che ringraziarvi per aver visto questo video fino alla fine, sperare di esservi stato d'aiuto e restare a vostra completa disposizione nel caso abbiate delle domande o delle richieste particolari da fare, che potrete fare tranquillamente nella sezione commenti. Ciao a tutti e arrivederci al prossimo video.